cosa rende un Souls-like un Souls-like? Beh, volendo fornire una risposta semplice, fondamentalmente un Souls-like è praticamente qualsiasi gioco che presenti caratteristiche simili ai titoli Dark Fantasy di From Software, la casa di sviluppo che ha fondato il genere. Tra queste caratteristiche troviamo l'elevata difficoltà, nemici che menano come fabbri e che rilasciano anime o cose simili alla loro sconfitta, la presenza di checkpoint curativi che ci permettono di potenziarci, una lore criptica e un'ambientazione tipicamente cupa o gotica, ed infine un sistema di progressione ed esplorazione del mondo di gioco non lineare. Ovviamente, come probabilmente saprete, tutti i titoli che seguono questa scia sono degli action RPG, con le dovute differenze fra di essi, certo, ma pur sempre titoli di azione. La domanda dunque è: la suddetta impronta action è una prerogativa necessaria per poter definire un titolo come Souls-like oppure no? Ebbene, se dovessi fornire una risposta così su due piedi vi direi di sì. Tuttavia, grazie a Keymailer, ho da poco scoperto un titolo indie che ha provato coraggiosamente ad estendere il genere Souls-like ad altri due generi che non hanno niente in comune con quest'ultimo, ovvero il roguelite e il card game. Il videogioco in questione è Deck of Souls e già il titolo dichiara a gran voce l'ispirazione degli sviluppatori alle più celebri opere di From Software. In effetti, gli elementi in comune con la saga dei Souls ci sono e come, dall'ambientazione tetra fino ai nemici molto simili a quelli visti nei vari Dark Souls, la possibilità di raccogliere anime e di spenderle per potenziare personaggi ed equipaggiamenti, fino alla loro stessa che richiama fortemente quelle già viste nel genere. Da un punto di vista tecnico, il gioco non ha grosse pretese poiché si tratta pur sempre di una produzione indie. La grafica in pixel art è semplice ma graziosa, le animazioni non sempre al top, ma fanno il loro dovere. Dal punto di vista invece del mero gameplay, il titolo attinge spudoratamente da un altro videogame che personalmente ho amato molto, ovvero Slade Spire. Come in quest'ultimo dovremo affrontare una sorta di scalata con percorsi a scelta multipla in cui ci imbatteremo in diversi tipi di eventi, dai combattimenti fino agli incontri casuali o ai vari mercanti. Nella versione di prova ho potuto giocare la prima delle 4 parti di una run completa con il personaggio di base, una specie di assassino dotato di artigli, e a dirla tutta non so se nella versione finale verranno introdotti altri personaggi tra cui scegliere. Iniziamo con un equipaggiamento base che influenza le nostre statistiche, le quali a loro volta stabiliscono quanta vita abbiamo, quanta stamina o mana per giocare le carte, la dimensione della nostra mano e così via. Talune meccaniche mi sono apparse un po' ostiche da assimilare inizialmente, complice anche l'assenza di un tutorial adeguato, ma man mano che entravo nel meccanismo ho cominciato a padroneggiarle e devo dire che mi sono divertito abbastanza. Al mio secondo tentativo ero anzi piuttosto OP. Ho potuto gestire il deck building con una certa padronanza e sono giunto addirittura a farmi beffe dei nemici nei combattimenti in più di un'occasione. Da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda la demo provata, il gioco è sicuramente più permissivo rispetto a un classico Souls-like, ma questo non è necessariamente un difetto. Una particolarità del gameplay che va sicuramente menzionata e che credo di non aver mai visto in nessun altro gioco di carte è che, fatta eccezione per le carte che possiamo lanciare all'istante, possiamo giocare una sola carta per nemico per ogni turno o non giocarla affatto, ricevendo in cambio ulteriore stamina al turno successivo. Questa meccanica mi è parsa a dir poco interessante e mi ha davvero incuriosito fin dall'inizio. Nonostante le somiglianze del titolo con il già citato Slade Spire, tuttavia, Deck of Souls non sembra raggiungerne l'eccellenza, ma ho deciso di posporne il giudizio fino all'uscita del gioco completo. Tuttavia, la domanda rimane: sarebbe giusto definire un videogioco simile come un Souls-like? Gli elementi in comune non mancano, certo, ma sarà abbastanza? Fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto la vostra risposta nei commenti. Intanto, nella speranza che questo video vi sia piaciuto, io vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanella così da non perdervi nessuno dei miei futuri video. Qui a destra o in descrizione al video trovate inoltre tutti i miei social qualora vi andasse di seguirmi, compreso il mio gruppo Telegram e quello di Videogiochi News con le loro ineguagliabili offerte a tema gaming. E anche per oggi è tutto, il vostro The Prince vi saluta e vi manda come di consueto un forte abbraccio. Alla prossima!